Non credo proprio che vi farà sobbalzare leggere un racconto firmato da un animale. Kipling, e non solo lui, ha già dimostrato che anche gli animali possono farsi capire in un inglese più che rispettabile. E oggi, diciamocelo, non esce quasi più una rivista senza almeno una storia animalesca, a parte quei vecchi mensili che continuano a riproporre lo stesso Brian e le cronache dell'eruzione del Mont Pelé. Ma qui non troverete letteratura tutta imbellettata, di quella in cui Birù l'orso, Snaku il serpente e Tamanu la tigre si scambiano discorsi raffinati tra le liane della giungla. Da un cane giallo che ha passato quasi tutta la vita in un appartamentino economico di New York, per lo più acciambellato in un angolo sopra una vecchia sottoveste di raso, quella che la padrona macchiò di porto al banchetto di Lady Longshoreman, non si possono pretendere certo grandi virtuosismi retorici. Ma veniamo a noi. Nacqui cucciolo giallo, sconosciuti il luogo, la data, il peso e il pedigree. Il primo ricordo che ho? Una vecchia che mi espone in un cesto all'angolo tra Broadway e la 23esima, intenta a vendermi a una signora piuttosto corpulenta. La vecchia mamma Hubbard mi decantava come un autentico terrier, pomerania, ambletoniano, rosso irlandese, Cochin, China, Stock, Poggies. La signora Grassa rovistava nella borsa tra campioni di flanella Grossgrain, dando la caccia a una banconota da $5. E quando la acchiappò, allora cedette. Da quel momento diventai un animale domestico, il tesoruccio della mamma. Di un po', caro lettore, ti è mai capitato che una donna di 200 libbre, con l'alito di Camembert e Peau d'Espagne, ti sollevasse e ti strofinasse il naso addosso ripetendo con una voce da soprano: «Oh, chi è il mio tesorino? Il mio amorino, il mio piccolino adorato?» Da cucciolo giallo con pedigree crebbi anonimo bastardino, qualcosa a metà tra un gatto d'angora e una cassetta di limoni. Ma la mia padrona non dubitò mai. Era convinta che persino i 2 cuccioli primordiali che Noè rincorse per farli salire sull'arca fossero solo parenti alla lontana della mia nobile stirpe. E fu necessario l'intervento di 2 agenti per impedirle di iscrivermi al concorso per segugi siberiani al Madison Square Garden. E ora vi racconto dell'appartamento. Il palazzo era del classico tipo newyorkese, ingresso in marmo pario e dal primo piano in su pavimenti ruvidi come una strada acciottolata. Il nostro appartamento era a 3 belle salite. La mia padrona lo prese vuoto e lo arredò con le solite cose. Salottino antiquato modello 1903 senza imbottitura, una cromolitografia a olio con geishe in una casa da tè di Harlem, un ficus da salotto e un marito. Per Giove, quel bipede mi faceva pena. Un ometto minuto, capelli color sabbia e baffi molto simili ai miei. Succube e rimbeccato? Altro che. Sembrava che tucani, fenicotteri e pellicani facessero a turno per metterci il becco. Lavava i piatti mentre lei raccontava con entusiasmo delle cianfrusaglie che la signora del secondo piano, quella col cappotto di pelliccia di scoiattolo, stendeva ad asciugare. E ogni sera, mentre lei preparava la cena, lo costringeva a portarmi a fare una passeggiata al guinzaglio. Se gli uomini sapessero come passano il tempo le donne quando sono sole, non si sposerebbero mai. Croccante di arachidi, un po' di crema alle mandorle sul collo, piatti lasciati nel lavello, mezz'ora di chiacchiere con l'omino del ghiaccio, rilettura di vecchie lettere, un paio di sottaceti e 2 bottiglie di estratto di malto, un'ora a sbirciare nell'appartamento dall'altra parte della chiostrina attraverso un buco nella tenda. E più o meno è tutto qui. Poi, 20 minuti prima che lui torni dal lavoro, dà una rassettata veloce, si sistema l'imbottitura dei capelli perché non si noti e tira fuori un bel po' di cucito per una messa in scena di 10 minuti. Vita da cani la mia in quell'appartamento. Passavo le giornate acciambellato in un angolo a guardare quella donnona che ammazzava il tempo. A volte dormivo e sognavo di inseguire gatti nei seminterrati e ringhiare a vecchiette con guanti neri, come è giusto che faccia un cane. Poi lei mi piombava addosso con quelle sue smancerie da barboncino e mi baciava sul naso. E io che potevo farci? I cani mica si profumano l'alito con chiodi di garofano.
Cominciai a un certo punto a provare pena per il marito. Parola di cane. Ci somigliavamo così tanto che quando uscivamo insieme la gente se ne accorgeva subito. Quindi evitavamo le strade eleganti dove passavano le carrozze dei signori e finivamo per arrampicarci sui mucchi di neve rimasti da dicembre nei quartieri popolari. Una sera, mentre passeggiavamo, io impegnato a sembrare un San Bernardo da esposizione e il vecchio intento a non sembrare uno pronto a uccidere il primo suonatore di organetto che avesse suonato la marcia nuziale di Mendelssohn, alzai lo sguardo verso di lui e dissi, a modo mio: «Perché quella faccia lunga, vecchia aragosta spellacchiata? Lei mica ti bacia, mica devi sederti sulle sue ginocchia, ad ascoltare i discorsi che a confronto una commedia musicale pare una raccolta di massime di Epitteto. Dovresti essere felice di non essere un cane. Coraggio, Benedict, scrollati di dosso la malinconia». Quella vittima di incidente matrimoniale mi guardava con intelligenza quasi canina. «Ma guarda un po'», disse. «Bravo, cagnolino. Sembra quasi che tu possa parlare. Che c'è, Gatti?» Ma naturalmente non poteva capire. Agli esseri umani è negato il linguaggio degli animali. L'unico terreno comune su cui uomini e cani riescono a capirsi è quello dei racconti di fantasia. Fantasia a parte, nell'appartamento di fronte al nostro viveva una signora con un terrier nero focato. Suo marito lo portava fuori ogni sera, ma tornava sempre a casa allegro e fischiettante. Un giorno incrociai il muso del terrier nel corridoio e gli chiesi spiegazioni. «Senti un po', scodinzolino», gli dissi. «Non è nella natura di un uomo fare da balia a un cane in pubblico. Non ne ho mai visto uno al guinzaglio che non sembrasse pronto a leccare chiunque lo guardasse. Ma il tuo padrone torna ogni giorno pimpante e impettito come un prestigiatore dilettante che fa il trucco dell'uovo. Come ci riesce? Non vorrai dirmi che gli piace?» «Lui?» disse il nero focato. «Ma che? Si cura col rimedio naturale per eccellenza. Si sbronza. All'inizio, quando usciamo, è timido come quel tipo sul piroscafo che vorrebbe giocare piano mentre gli altri alzano la posta. Ma dopo che abbiamo fatto 8 saloon, non gli importa più se all'altro capo del guinzaglio c'è un cane o un pesce gatto. Ho perso 5 centimetri di coda cercando di schivare quelle porte a battente». La soffiata che fiutai, passatemi la battuta, da quel terrier mi fece riflettere. Una sera, verso le 6, la mia padrona gli ordinò di darsi da fare e portare Lavi a prendere un po' d'aria. Sì, l'ho tenuto nascosto finora, ma era così che mi chiamava. Lavi, capite? Amoruccio. Il terrier della casa di fronte si chiamava Cinguettino e su quel fronte partivo decisamente avvantaggiato. Cinguettino è ancora peggio. Ma Lavi... Beh, è come trascinarsi una lattina legata alla coda della propria dignità. In ogni caso, uscimmo e in una strada tranquilla e sicura tirai il guinzaglio del mio custode verso un saloon elegante e invitante. Mi lanciai deciso verso le porte, guaendo come quei cani dei trafiletti strappalacrime. Sì, quelli che avvisano la famiglia che la piccola Alice di turno è rimasta impantanata mentre raccoglieva ninfee nel ruscello. «Che mi venga un colpo», disse il vecchio con un sorriso, «se questo figlio color zafferano d'una limonata al Seltz non mi sta invitando a bere qualcosa». Fammi pensare. Da quanto tempo non risparmio le suole con un piede sul poggiapiedi del bancone? Credo proprio che... Lo avevo conquistato. Prese degli scotch caldi seduto a un tavolo e per un'ora continuò a ordinare Campbell. Io gli stavo accanto, battendo la coda per chiamare il cameriere e godendomi il buffet gratuito, roba che mamma nel suo appartamento non avrebbe mai eguagliato con i suoi piatti fatti in casa, comprati alla gastronomia 8 minuti prima che papà tornasse. E quando i prodotti della Scozia furono tutti esauriti, tranne il pane di segale, il vecchio mi sciolse dalla gamba del tavolo e mi trascinò fuori come un pescatore fa col salmone. Fuori mi tolse il collare e lo lanciò in mezzo alla strada. «Povero cagnolino», mi disse. «Bravo cagnolino, quella non ti bacerà più». Che peccato, davvero. «Su, bravo cagnolino, vai via, via. Fatti investire da un tram, finisci sotto una macchina, vai via, sii felice». Ma io non volevo certo andarmene.
Saltai e trotterellai attorno alle sue gambe, felice come un carlino su un tappeto. «Vecchio cacciamarmotte pieno di pulci», gli dissi. «Vecchio beagle che ulula alla luna, punta conigli e ruba le uova. Ma non lo capisci che non voglio lasciarti? Non lo vedi che siamo due cuccioli sperduti nel bosco? E che la padrona è lo zio crudele pronto a colpire te con lo strofinaccio e me con la lozione antipulci e un fiocco rosa da legare alla coda? Ma perché non ci diamo un taglio e diventiamo compagni per sempre?» Direte che non capì. E forse non capì, ma per un attimo riuscì a tenere a bada gli scotch caldi che aveva nello stomaco e rimase lì fermo a pensare. «Senti, cagnolino», disse infine, «non viviamo più di una dozzina di vite su questa terra e pochi arrivano a 300 anni. Se io rivedo quell'appartamento, sono un idiota, e se lo fai tu sei ancora più idiota, e non è un complimento. Scommetto 60-1, come alle corse, che si vince. E si vince col margine di un bassotto». Il guinzaglio non c'era più ed io trotterellai accanto al mio padrone fino al traghetto della 23esima strada, con buona pace dei gatti lungo il percorso, che ebbero buon motivo per ringraziare di avere artigli prensili. Sul lato del New Jersey, il mio padrone si rivolse a uno sconosciuto che stava mangiando un panino con l'uvetta e gli disse: «Io e il mio cagnolino siamo diretti alle montagne rocciose». Ma la cosa che mi piacque di più fu quando il vecchio mi strapazzò le orecchie fino a farmi ululare e disse: «Tu, comune figlio di uno zerbino, testa di scimmia, coda di topo, color zolfo, sai come ti chiamerò?» Pensai all'Avi e guaii tristemente. «Ti chiamerò Pete», disse il mio padrone, «e vi dirò una cosa: se avessi avuto 5 code, non sarebbero bastate per esprimere tutta la felicità che provavo».